No! Queste due lettere insieme sono una delle cose che rappresenta maggiormente la paura dell'essere umano, la paura del rifiuto. Quando ti senti dire quelle due cose insieme, quelle due lettere insieme, tu provi qualcosa dentro che non ti piace. Le persone sono abituate, pur di non sentirsi rifiutate, a snaturare la propria identità, a comportarsi diversamente, pur di non sentirsi rifiutate. Questa cosa è una cosa che influenza la vita di un essere umano, tantissimo. Ecco, allora oggi voglio parlarti di come gestire il rifiuto. Formandomi nella mia formazione ho fatto il venditore per tantissimo tempo, il venditore per strada, ho dato tantissimi volantini, mi sono impegnato, ma non perché fosse un'attività che era fondamentale per me, ma perché era fondamentale per me imparare quello che ho potuto imparare dando i volantini per strada e essendo paragonato a una di quelle persone che ti vende le spillette contro l'AIDS o che ti vende dei quadri per strada o una borsa. È importantissimo, prova a pensare, quando qualcuno ti ferma per strada, tendenzialmente non lo reputi proprio una persona che abbia un valore. Il mio obiettivo era quello di mettermi in una situazione difficile, in una situazione in cui fosse più facile essere rifiutato e gestirlo il rifiuto, perché quello mi ha insegnato a avere un'autostima enorme, mi ha insegnato a mettermi alla prova, mi ha insegnato a sbattermene del rifiuto degli altri. E come facevo? Utilizzavo una strategia molto semplice, un pensiero molto semplice. Io penso che prima o poi, nella quantità, quando ti impegni, quando metti tutto te stesso per ottenere un risultato, l'impegno prima o poi paga sempre. Io me lo sono sempre detto, ho avuto sempre fiducia in questo, l'impegno paga sempre, ci credo. Immaginavo che i miei risultati fossero il pescare da un'urna una pallina bianca. Ma la proporzione delle palline bianche, che erano un bel sì, rispetto alle palline nere, che erano un bel no, era un po' particolare. Nella mia testa, ogni 10 palline ce n'erano 9 nere, 9 no, una bianca. E ci sono tante palline nella vita. È ovvio che se io ho 100 palline e ho 10 palline bianche e 90 nere, quando pesco ho molta più opportunità di pescare una pallina nera. E quello che mi dicevo quando una persona mi rifiutava, quando mi diceva no, quando pescavo una pallina nera, invece che dire porca puttana, ancora una pallina nera ho pescato, mi dicevo ottimo, la prossima volta la probabilità che avrò di pescare una pallina bianca sarà più alta. Quindi mentalmente quel pescare la pallina nera era un passo verso il successo, era un passo verso l'ottenere quel risultato nel modo più efficace possibile. Pescavo un'altra nera, dicevo vai, la probabilità la prossima volta sarà ancora migliore. E potrebbe anche succedere che tu peschi 90 palline nere consecutive, ma se hai la forza di persistere, se hai la forza di credere totalmente nel fatto che prima o poi l'impegno paga sempre, poi ci saranno 10 palline bianche consecutive e sarà una figata. Questo mi ha aiutato ad affrontare la paura del rifiuto, questo mi ha aiutato ogni volta che ricevevo un no a chiedermi cosa posso fare di diverso, come posso far percepire alla persona quello che valgo, come posso imparare a essere migliore grazie al fatto di aver ricevuto un no. Nel momento in cui identifichi questa cosa, nel momento in cui capisci e ci credi, non sono cazzate, ci credi, funzionano, e allora capisci che tu sei invincibile, allora capisci che la vita non ti può sempre dire sì. La vita ogni tanto ti dice no. Se fai tuo questo concetto, se veramente ci credi come facevo io e come faccio io, allora fa tutta la differenza del mondo. Allora ogni volta che la vita ti offre un no, tu sai già che quel no fa parte di un risultato finale, fa parte di un disegno universale fantastico per renderti migliori e alla fine ottenere un sì.